Se hai cliccato su questo video c'è un motivo. Spero con questo video di riuscire a cambiare la vita almeno ad una persona, e magari quella persona potresti essere proprio tu. Sono disposto a mettere a nudo le mie emozioni e tutta la sofferenza che ho provato e che mi ha portato ad avere la forza che ho adesso. Non so neanche da dove iniziare, dico la verità, però iniziare dal fatto che mi chiamo Matteo, ho 21 anni, sono nato nel 2001 e sono nato in Italia, a Napoli, e mi sono trasferito a Roma sin da quando ero bambino perché la mia famiglia, i miei genitori, dovevano lavorare lì. Non ti racconterò la storia del bambino che aveva la famiglia povera, è riuscito a farsi dal niente, perché ti mentirei. Mio padre è sempre stato un avvocato di successo, mia mamma un magistrato, e quindi mi hanno sempre dato la fortuna economica che ognuno potrebbe sempre desiderare. Non ti racconterò neanche la storia del povero bambino con i genitori divorziati, perché anche qui ti mentirei. I miei genitori stanno insieme da 25 anni e ho la fortuna anche di avere un fratello 2 anni più piccolo di me, che si chiama Marco. Allora ti starei chiedendo, che senso ha questo titolo e tu all'interno di questo video? Beh, la risposta è semplice. Se ti stai chiedendo questo, allora questo video fa proprio per te, perché significa che non hai idea di quale sia il potere, il vero potere del tuo cervello. E fidati, per vivere una vita felice hai veramente bisogno di capirlo. Da piccolo andavo sempre nei migliori quartieri della città, frequentavo le migliori persone, andavo nelle migliori scuole e avevo ottimi risultati. Non scuole private, sempre scuole pubbliche, però avevo veramente ottimi risultati. Mi ricordo che al liceo ero sempre uno dei migliori, fui rappresentante d'istituto. In quel periodo mi allenavo anche pesantemente per giocare a pallavolo, ero un atleta professionista e andavo in palestra, facevo preparazione fisica, allenamento funzionale per andare meglio durante le mie partite di pallavolo. Ero anche fortunato perché avevo un'ottima genetica, ho sempre avuto un'ottima genetica, quindi anche se mangio un po' di più, mi levo qualche sfizio, tendo ad avere sempre gli addominali in vista, o comunque appena entro in palestra i miei muscoli tendono a crescere abbastanza facilmente. Mi fidanzai anche, conobbi una ragazza e fu la prima volta che mi innamorai in vita mia. Tutto procedeva bene, uscivamo la sera, iniziai a bere un po', uscire per locali, smisi anche di allenarmi, però ero felice, mi stavo divertendo, mi sentivo a mio agio. Avrei dovuto inoltre iscrivermi appena finito il liceo alla facoltà di giurisprudenza per seguire le impronte di mio papà e avere una vita facile e rosea. Un bel giorno però mi lasciò dicendomi che c'erano 2 motivi. Il primo, doveva fare nuove esperienze. La seconda, cioè la ragione vera, è che ero pesante. Io non capivo che cosa significasse, non mi ero mai reso conto. Poi un bel giorno invece mi resi conto di che cosa significava. Ero pesante perché non stavo vivendo la mia vita, stavo vivendo la vita di qualcun altro. Non stavo vivendo come avrei voluto vivere, ma stavo imitando la vita di qualcun altro. In particolare chi? Stavo imitando la vita dei miei genitori. Perché? Perché sentivo il peso di dover dimostrare di essere all'altezza, di aver avuto un'origine così fortunata. Dovevo dimostrare di essere in grado di mantenere quello standard di successo molto elevato, e questo mi ha portato ad un burnout. Se non sapete cos'è un burnout, è semplicemente un momento di depressione, cioè un momento in cui ti senti completamente fuso, non hai forza di fare niente, non hai forza di ragionare, di riflettere, non hai voglia di fare niente, ti senti sempre scarico, svogliato. L'unica cosa che facevo era stare a casa, scorrere sui social. E come se non bastasse, si sono aggiunti i miei genitori che mi hanno detto quindi che non dovevo vedere la mia ragazza perché mi aveva trattato male, non era stato giusto quello che avevo subito, e quindi avrei fatto bene a non vederla più e non pensarci più perché mi aveva trattato così male e non me lo meritavo. Eppure c'erano 2 genitori che si amavano, stavano insieme, erano ricchi, erano un esempio di successo per il proprio figlio, eppure mi sentivo a disagio. Per soffocare il dolore, la sofferenza che provavo, quindi iniziai ad allenarmi di nuovo, ma questa volta iniziai a fare pugilato come forma di ribellione, e poi ci abbinai la corsa. Perché la corsa? Perché io in realtà odiavo correre, quindi per me correre era pura sofferenza, e correvo tanto, correvo 20 km, 16 km, correvo fino a che ce la facevo, fino a che riuscivo a distruggermi, e il vano tentativo era quello di provare a coprire le mie emozioni, a coprire la mia sofferenza. Ho sempre pensato che esprimere le emozioni fosse una cosa da deboli, e quindi questo mi portava a cercare di coprirle, di soffocarle, e ovviamente non ci riuscivo. Non contento con l'obiettivo di fare qualcosa in segno di protesta, iniziai una dieta vegana. Non perché volevo fare il vegano, ma semplicemente perché volevo iniziare una dieta vegana all'inizio, e quindi non la feci con criterio, la feci improvvisandola, e il mix delle cose, corsa, dieta vegana, allenamento fino allo stremo, mi portò a distruggere
distruggere tutta la massa muscolare che avevo costruito fino a che avevo 18 anni. Ero ovviamente distrutto, non ottenevo risultati, non sapevo cosa fare. Per fortuna incontrai Max. Max era il personal trainer di mia mamma. Dal nulla ogni tanto gli chiedevo qualche consiglio, no? Su come allenare i bicipiti piuttosto che come allenare meglio il petto, ma non avrei mai pensato di andargli a chiedere di allenarmi. Mi resi conto però di essere in una situazione di debolezza, di difficoltà, come mai mi era successo prima, e quindi mi resi conto che avrei avuto bisogno di chiedere aiuto. E già questo lo reputo un segno di forza, essersi reso conto di essere in difficoltà. Ho messo da parte il mio orgoglio e ho deciso di chiedere un aiuto esterno per ottenere un risultato. In palestra ovviamente andavo forte, avevo appena iniziato ad allenarmi, ma avevo carburante infinito, utilizzavo il dolore che avevo e lo trasformavo in carburante e benzina per non mollare mai. Avevo cambiato, invece di andare a correre, andavo in palestra. In ogni caso provavo dolore e usavo quel dolore almeno in modo intelligente. Prima utilizzavo quel dolore, quella sofferenza per continuare a distruggermi fisicamente, almeno questa volta utilizzavo il dolore e la sofferenza per costruire almeno un fisico decente che fosse funzionale al tipo di vita che avrei fatto poi in futuro. E proprio quando stavo ottenendo risultati, Covid 2020, ovviamente chiuso in casa 6 mesi, senza palestra, mi riuscivo ad allenare soltanto a corpo libero, chiuso a casa con i miei genitori. L'unica cosa che ebbi la possibilità di fare durante quel periodo fu quello di riflettere, di capire che dovevo trovare i miei spazi, e iniziai a fare una cosa che per fortuna ho iniziato a fare, cioè quella di investire sui mercati finanziari. Ho sempre avuto la passione perché, e questo è divertente, l'autista di mio papà era un ingegnere aerospaziale. Ora non chiedetemi perché un autista fosse laureato in ingegneria aerospaziale, perché è un enigma anche per me. Detto ciò, però, era una persona veramente veramente intelligente oltre che simpatica, e da subito mi disse: se vuoi fare i soldi devi investire sui mercati finanziari. E me lo disse quando avevo 8 anni, 10 anni, e io da subito iniziai a vedermi video di Warren Buffett piuttosto che di Peter Lynch per capire come investire sui mercati finanziari, e grazie a Dio l'ho fatto, perché ho iniziato a farlo nel 2020 ed è una delle cose che mi ha portato dove sono ora. Non avevo dei soldi da investire sui mercati, guardando ciò che avevo a mia disposizione, quindi dissi: l'unica persona che mi può aiutare in questo settore è mio papà. Chiesi a mio papà se aveva dei soldi che non dovevo utilizzare in quel momento, me li feci prestare e li iniziai a investire sui mercati. Mi assunsi il rischio non solo di perdere i soldi di mio padre, il che già è brutto di per sé, ma per una persona orgogliosa come me, che sentiva il peso di dover dimostrare qualcosa, mi assunsi il rischio di portare questo peso sulle spalle e di dover necessariamente riuscire, perché altrimenti mi sarei sentito un fallito. Finì il Covid, ripresi ad allenarmi e gli allenamenti andavano sempre meglio. Finalmente riuscivo ad ottenere dei risultati più che dignitosi, iniziavo ad avere un fisico particolarmente buono, e quindi dal punto di vista fisico avevo iniziato a ottenere i risultati che volevo. Mancava però un muscolo che andava allenato, una sfera in cui avevo ancora bisogno di aiuto, ero debole, e cioè questa. Avevo bisogno di allenare il mio cervello, di allenare la mia mente, e quindi che feci? Andai da una psicologa. Per me una psicologa è come se fosse un coach non sulla sfera fisica ma su una sfera mentale. Penso che ognuno di noi in realtà abbia bisogno di una psicologa, di uno psicologo con cui parlare e con cui allenare il muscolo più importante che abbiamo, e cioè il nostro cervello. Quindi che cos'è che ho fatto? Ho iniziato ad andare di nascosto da una psicologa e decisi di investire tutti i miei risparmi, cash che avevo guadagnato fino a quel momento con le serate in discoteca che organizzavo al liceo, per andare di nascosto da questa psicologa. Non lo dissi ai miei genitori perché non avevo voglia che mi scoprissero, mi sentivo debole a dire ai miei genitori che andavo da una psicologa perché avevo bisogno di aiuto. Andò discretamente, e quello che mi fece capire era che avevo bisogno di passare tempo da solo per 2 motivi. Il primo: ho sempre subito l'influenza dei miei genitori, 2 persone di successo che mi hanno sempre fatto sentire come in bisogno di dover dimostrare qualcosa. Seconda cosa, ero completamente stanco di tutto quello che mi circondava a Roma. Ero stanco della mentalità dei miei coetanei, che erano abituati a sparlare degli altri, a fare le chiacchiere da bar, piuttosto che a programmarsi la vita in modo calmo, pacato, senza mai chiedersi: perché sono venuto a questo mondo, come posso portare valore agli altri e come posso veramente aiutare il prossimo. Stavo seguendo la strada impartita da qualcun altro, impartita dalla società e dagli altri che mi circondavano, ma io non volevo quella strada. Capii quindi che dovevo andare via. Dove? Non lo sapevo. Non
sapevo neanche come. Poi a un certo punto si presentò l'occasione. Siccome andavo molto bene all'università, avevo la possibilità di andare in Erasmus. Tutti chiedevano di andare in America piuttosto che in Europa, in Francia, in Spagna, a Londra. Io volevo fare qualcosa di particolare e quindi decisi di chiedere di andare in Thailandia, anche se però a causa del Covid venni accettato perché avevo dei voti troppo alti per non essere accettato, ma dopo un po' l'Erasmus in Thailandia è stato cancellato e quindi ho dovuto trovare un'opzione di riserva. L'opzione di riserva era andare in Russia. Ero felice di questa scelta per due motivi. La prima, odiavo il freddo e quindi il fatto di odiare il freddo e di andare in uno dei posti più freddi del mondo mi permetteva di mettermi alla prova, cioè di temprarmi, di fare un'esperienza che mi facesse uscire dalla mia comfort zone. E secondo me ognuno di noi deve prima o poi uscire dalla comfort zone e trovarsi in una situazione di disagio, perché è veramente lì che scopriamo il nostro potenziale. Seconda cosa che volevo fare era divertirmi. Mi volevo divertire, conoscere un po' di ragazze, perché dentro la mia testa continuavo a essere triste e subire il pensiero di essermi lasciato, continuavo a pensare alla mia ex e quindi mi volevo andare a divertire e devo dire che mi sono divertito e devo dire che chiodo schiaccia chiodo per me ha funzionato in Russia e non solo ho conosciuto tante ragazze diverse, ma ho fatto anche esperienze in posti estremi che non avrei mai immaginato di visitare. Sono andato in Siberia al confine con la Mongolia e ho sperimentato i meno 36 gradi sul lago ghiacciato più grande del mondo, piuttosto che ho toccato l'acqua del mare Artico e visto l'aurora boreale. Ho vissuto in posti estremi, sono andato in posti dove lo stipendio medio è 200 euro al mese, non avrei mai immaginato di fare queste esperienze. E soprattutto è successa una cosa particolare: mentre registravo un video YouTube con uno dei youtuber più famosi in Russia, ed era un video molto interessante, era italiano contro russo, l'uno contro l'altro, a chi rimorchia più ragazze, a chi trova più numeri di telefono dalle ragazze russe nel centro commerciale più grande della Russia. Ovviamente ho vinto, ma al di là di questo la cosa interessante è che conobbi lì Angie. Angie fu l'unica a darmi il suo Instagram invece del suo numero di telefono e fu l'unica che si tirò indietro e fu difficile conquistarla. Ci misi 2 mesi, ma ne è valsa la pena, perché riuscii finalmente a innamorarmi per la seconda volta e a lasciare uscire quelle emozioni che avevo tenute nascoste per troppo tempo. Avevo fatto i miei primi piani di vita perché il 31 dicembre del 2021 stabilii che cosa avrei voluto fare nella vita. Il mio obiettivo di breve termine era quello di diventare finanziariamente indipendente da lì a un anno a venire e devo dire mi andò bene. Dal 2020 al 2022 riuscii a guadagnare sui mercati finanziari 300.000 euro e con quei 300.000 euro volevo investire su altri settori per poter diventare effettivamente finanziariamente indipendente e investire sui miei progetti di vita. Iniziai quindi a vivere a Mosca in uno dei migliori grattacieli della città. Si chiamava Moscow City, la zona, e il grattacielo Mercury Tower, una torre di bronzo stupenda. Tutto procedeva a gonfie vele, avevo addirittura chiesto ad Angie di venire a vivere da me. Iniziammo a vivere insieme e dopo 2 settimane inizia la guerra. La Russia bombarda l'Ucraina e dopo 2 giorni siamo costretti ad andarcene perché mi avevano bloccato i conti correnti e non potevo più pagare lì. C'è però un problema. Angie in Europa, in Italia, non può entrare perché c'erano già delle limitazioni sui russi che volevano entrare in Europa. Volevo quindi andare a Dubai perché nella mia idea imprenditoriale mi sarei trasferito a Dubai per evitare di pagare le tasse in Italia. Qual è il problema? Che a Dubai Angie non poteva entrare perché aveva il passaporto che le scadeva prima di 6 mesi e quindi a Dubai non poteva entrare. Andammo in Montenegro e siamo stati in Montenegro per 1 mese in attesa che Angie rinnovasse il suo passaporto. Non la volevo lasciare da sola. Da lì quindi prendemmo un aereo, andammo a Dubai, arrivammo a Dubai prima dell'estate e in quei 2 mesi a Dubai, arrivato senza alcuna speranza, senza sapere che cosa sarei riuscito a fare, riuscii a ottenere dei risultati enormi sui mercati finanziari. E quei risultati enormi mi hanno permesso di realizzare l'obiettivo che mi ero dato pochi mesi prima, e cioè quello di diventare finanziariamente indipendente. Riuscii così a spostare la mia residenza fiscale finalmente a Dubai, ad aprire una società a Dubai e a trasferirmi definitivamente a Dubai. Per l'estate però rientrai in Italia perché volevo vedere la mia famiglia, mi mancavano, ero stato 1 anno fuori e poi soprattutto durante il periodo in Russia mi ero organizzato per preparare una gara di bodybuilding. In realtà era una cosa extra,
una cosa non pianificata. Avrei voluto fare una gara di bodybuilding semplicemente per mettermi alla prova. In realtà è andata meglio di quanto pensassi. Mi sono qualificato per il Natural Olympia, che è la gara più importante a livello mondiale, dove si sfideranno i migliori atleti al mondo, e a quanto pare ne faccio parte anch'io. Parteciperò alla gara del Mr. Olympia nella categoria Classic Physique Under 24. Mi è sempre piaciuta l'idea di promuovere il benessere del mio corpo tramite il bodybuilding. Bodybuilding inteso però in modo sano, non come una cosa malata. Bodybuilding inteso come alla costruzione quindi del corpo che ti permetta di ottenere il massimo nella tua vita. Ed è anche per questo che ho iniziato ad avere un'alimentazione vegana, a fare dei giorni di digiuno. Pensa che faccio 3 giorni di digiuno ogni 3 mesi, quindi 72 ore di digiuno per purificare il mio corpo ogni 3 mesi. È per questo che ho iniziato a fare meditazione, a praticare il diario della gratitudine al mattino, a settare i miei obiettivi e a leggere libri di crescita personale, perché ho deciso di creare la miglior versione di me stesso. E ho deciso di farlo perché voglio veramente ottenere ciò che desidero nella mia vita, e penso che ciò sia veramente possibile. Dopo essermi qualificato per la gara di bodybuilding, ho passato tutta l'estate del 2022 a prepararmi, e mi sto tuttora preparando per la gara. Sono a 4 settimane dalla gara. Probabilmente quando tu vedrai questo video saranno meno, o addirittura la gara sarà già passata. In ogni caso ti ricordo di seguire le mie storie, perché così potrai allenarti, viaggiare e migliorarti insieme a me giorno per giorno. Inoltre quest'estate, oltre ad allenarmi fisicamente, ho allenato anche la mia testa, e cioè ho sistemato a casa qualcosa che ancora non andava. Volevo parlare con i miei genitori, volevo dirgli che cosa avevo provato, ma non con disprezzo, non con rigetto nei loro confronti, ma con compassione, per fargli capire che avevo realizzato che in realtà loro non mi avevano fatto un torto. Loro avevano cercato di essere il migliore esempio possibile nei miei confronti, avevano cercato semplicemente di darmi il più possibile, e magari non si erano accorti che dandomi così tanto mi avevano fatto addirittura sentire la pressione di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. E quello che ho capito è che io la mia origine non la posso cambiare, nessuno può cambiarla. Quello che possiamo fare è guardare ciò che abbiamo e guardare il lato positivo di ciò che abbiamo. Ognuno di noi in realtà è ricco, non necessariamente ricco finanziariamente, magari è ricco perché ha un quoziente intellettivo più alto, o perché magari ha un animo più nobile, o perché magari atleticamente riesce ad avere dei risultati maggiori, o perché magari è nato in una situazione economica agiata, piuttosto che è nato in un determinato paese, in un determinato momento storico. Ognuno di noi è ricco, ognuno di noi ha delle possibilità. Sta a noi cercare di focalizzarci sui lati positivi della nostra vita piuttosto che di vedere i lati negativi. Io potevo vedere la mia origine come una sfortuna, come quella di avere il fardello di dover dimostrare di essere all'altezza di quello che ho ereditato, pensando di essere in colpa per quello che ho ricevuto sin da piccolo, pensando che non fosse giusto che io avessi ricevuto quella fortuna e che magari un bambino in un altro lato del mondo sperduto non avesse avuto quella fortuna. Ed è proprio qui il punto. Ho capito che io la mia origine non la posso cambiare, e non è giusto neanche che mi senta in colpa per la mia origine. Quello che posso fare è cercare di realizzare il mio obiettivo, e cioè quello di aiutare il prossimo, di motivarli a non vivere una vita mediocre, e di guardare ciò che di buono c'è nella propria vita, perché ognuno di noi ha qualcosa di buono. Siamo tutti ricchi nella nostra vita, chi finanziariamente, chi emotivamente, chi fisicamente. Abbiamo tutti una ricchezza, e basta semplicemente guardare la nostra vita dalla giusta prospettiva. Siamo tutti ricchi, non necessariamente nel senso economico del termine. E sai quanti amici ho avuto io ricchi, ancora più fortunati magari di me in quel momento, che venivano da famiglie ricchissime, che hanno avuto i genitori divorziati, che hanno iniziato a bere, che hanno iniziato a utilizzare droghe, che hanno iniziato a svegliarsi alle 4 del pomeriggio e l'unico obiettivo era capire che cosa fare il sabato sera, che erano infelici della propria vita perché non si rendevano conto che la stavano buttando, non stavano utilizzando il proprio tempo a disposizione, e non si stavano chiedendo quale fosse la loro vera missione al mondo, quale fosse il loro vero obiettivo nella vita. Siamo tutti fortunati in egual modo, perché tutti nasciamo con almeno una cosa, che può essere la salute, può essere l'amore dei nostri genitori, può essere il nostro cervello pensante, e possiamo focalizzarci su ciò che va male nella nostra vita, oppure prenderlo per quello che è ed essere grati invece per ciò che abbiamo, e trasformare questa gratitudine in carburante per ottenere quello che vogliamo nella nostra vita. Se c'è una cosa che ho capito in questi 21 anni della mia vita è che l'unico muscolo che va allenato costantemente è questo. Quando mi chiedono come faccio a rispettare la dieta, quando mi chiedono com'è possibile
che io riesca ad andare tutti i giorni in palestra, anche quando magari è tardi, non mi va, non ho voglia. Io rispondo che in realtà in quel momento io non sto allenando il mio corpo, sto allenando il mio cervello, la mia forza di volontà, sto allenando la mia motivazione a non mollare mai, e mi servirà e mi serve per qualsiasi altra sfera personale della vita. Quando adesso mi chiedono il perché io stia facendo la gara, e mi viene in mente un commento che ho ricevuto su TikTok qualche giorno fa di un ragazzo che mi diceva che utilizzo i soldi del papi, e invece magari di denigrare gli altri potrebbe piuttosto prenderne spunto. Possiamo guardare chi ha avuto successo nella vita e dire guarda che bell'esempio, posso prenderne spunto. Oppure, come purtroppo fanno la maggior parte degli italiani, dire guarda è stato fortunato, guarda ha rubato, guarda è talmente ricco che le persone lo guardano soltanto perché è ricco. Oppure guarda ha avuto così tanto successo nelle sfere a cui teneva nella propria vita, ma alla fine in realtà non è riuscito a dedicare tempo a ciò che amava veramente. Ma magari ciò che ama veramente lui non è ciò che ami veramente tu. O magari ciò che parla è la tua frustrazione di non riuscire a metterti in gioco come ci ha provato lui, di non aver avuto le palle di rischiare. E questo commento su TikTok continuava dicendo che se la mia gara a Las Vegas per il Natural Olympia di novembre fosse andata male, sarei tornato a casa in bancarotta. Beh, io a questo commento ho risposto dicendo che per me è un investimento non economico. Io dalla gara guadagnerò zero, dalla mia preparazione per la gara guadagnerò zero. L'unico investimento e l'unico guadagno che ho è sul conto corrente della mia forza di volontà, sul conto corrente del mio mindset, e questa cosa è impagabile, è un allenamento che nessun'altra cosa ti potrà dare, è una cosa che ti tempra la forza di volontà in modo allucinante, e te lo garantisco perché sono le 22 di sera e io ho una fame allucinante e sono stanco, vorrei andare a dormire, ma so qual è il mio obiettivo, so che il mio obiettivo è ispirare gli altri e provare a spingerli ad ottenere il meglio dalla propria vita, a realizzare i propri obiettivi e i propri sogni, e far capire che chiunque può fare qualunque cosa, basta semplicemente volerlo. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Fatemi sapere con un commento se anche voi magari avete condiviso delle esperienze come quelle che ho vissuto io, oppure in generale cosa ne pensate della mia vita e in generale anche di questo format di video. Fatemi sapere se magari vi sono riuscito a dare un aiuto in qualche modo e se questo video vi è tornato utile. E mi raccomando, non mollate mai. Ciao ragazzi.